Stiamo baciando. Senti che bello, che sound, ragazzi, guardate che pasta, che profumo. Io ho un problema che è uguale al vostro, lo sapete qual è? Quello di voler mangiare un piatto dove dentro c'ho tutto, perché andiamo di fretta, avevo bisogno di fare cose rapide, da sporcare meno possibile, e quindi che cosa facciamo? Un piatto di pasta dove c'ho le verdure, la proteina, e quindi mi è venuta in mente una cosa: perché non fare una bella pasta, broccoli, che possono essere con fiori, quello che volete, quello che c'è voi, e in più il baccalà. Perché noi pensiamo che il baccalà non sia un pesce giusto per noi, facciamo più i fighi con il branzino, l'oratina, il gamberetto, ma vuoi mettere il baccalà? Che sai che è sempre fresco quello, perché sta sotto sale, conservato bene, quando ti serve lo prendi e lo consumi. Allora facciamo pasta, broccoli e baccalà e due pomodorini del pieno. Ti devi guardare il video fino alla fine, lo sai perché? Perché ti insegnerò a fare una ricetta pazzesca con questi ingredienti che c'hai sempre e non li hai mai abbinati, e quindi meraviglierai te stesso e quelli che vengono a casa da mangiare, perché ti invita qualcuno a mangiare, che fai, mangi da solo. Ingredienti: il cipollotto, metto dappertutto, baccalà, aglio, zenzero, ci sta bene, gli dà una botta di fresco, pomodori del pieno se ce l'hai, meglio di tutti, e peperoncino fresco, broccolo siciliano, broccolo romanesco e la pasta. Mo dirai: ah, ma sempre questa pasta lunga? Sì, ci voglio mettere sto spaghettone, io ci sto spaghettone, però se tu sei uno di pasta corta, pacchero, rigatone, mezz'era, fa come te pare. Ti sei messo paura? Togliamo sto tronchetto qua, la felicità, lo leviamo tutta questa parte dura, perfetto. Allora, io ho sia broccoli siciliani che broccolo romanesco. Che vuol dire? Uso tutti e due? Non è, io uso quello che ho, quindi ho tutti e due questi broccoli di uso, ma tu puoi usare benissimo o solamente il broccolo romanesco o solamente il broccolo siciliano, perché come camera uomo che non sa un broccolo da un altro, non li si riconosce, questo è il broccolo romanesco a punta, bello così, chiuso. Quando è chiuso così è fresco scrocchiarello. Questo è il broccolo siciliano, vedete com'è? È tuzzolone, c'è un bel tronchetto qua, come poi pure in mano, e poi c'è questa cima tutta quanta verde, verdina, è diversa, vedete come è fatto? Tutta ci mette in questa maniera, bene o male si assomigliano, è sempre la stessa famiglia, però sono diversi. Poi sulla mia accademia di cucina insegno tante cose, anzi, se siete curiosi andate a vedere qua nel link. Togliamo questa parte, come abbiamo detto, tagliamo a pezzettoni così, via, zacche, eccoli qua. E questo per me è sufficiente. Poi mettiamo il broccolo siciliano a cimette. Dalle cimette poi, vedete come faccio io, così, in questa maniera, bene o male grosse, la stessa grandezza. Qui non abbiamo il problema di sbollentarle, scottarle e lasciarle un po' croccanti. Qua si devono cuocere, perché più si cuociono, più si spappano un pochetto e più diventa poi anche più cremosa la pasta. E il tronchetto, qua dalla felicità, fate così, lo pelate in questa maniera, leviamo la parte esterna, l'avevo sbagliato, così, e anche questo ci possiamo mangiare, non buttiamo niente, e facciamo a dadini, vedi? In così. Vogliamo fare una cosa figa, siete pronti? Butto la pasta, questa ci vogliono 15 minuti di tempo, è uno spaghettone bello spesso, guarda, vedi? Acqua in piena ebollizione, facciamo quelli forti, fatto cilecca, cilecca si dice cilecca si dice pure in altre situazioni, non solo in cucina. Che vuol dire? Lo sanno loro, tu non lo sai, che sei abituato bene. Ok, andiamo avanti. Sono 15 minuti di cottura finale, diciamo c'ho 12 minuti affinché la tiro fuori al dente, quindi c'ho 12 minuti per fare tutta quanta la salsa e mentre si cuoce la pasta. Olio! Tanto, abbondante, l'olio fa bene. Lo conosci questo? Chi ti ha dato questo? Questo a me me l'ha dato Leonardo. Leonardo chi è? L'amichetto mio. Mi ha fatto per regalo, per l'anniversario dell'anno del mio ristorante, mi ha regalato l'aglio. L'aglio, ragazzi, porta bene. Ho visto un video pazzesco di quello che fa l'aglio ai nostri parassiti, pazzesco, bellissimo, ammazza tutto, è disinfettante. Questo è l'aglione della Val di Chiana, è un'eccellenza italiana, è un'eccellenza dell'aglio. Dicono è l'aglio del bacio, lo sapete?
Se lo baciare? Ah. No. Diamo una bella grattata. Costa parecchio, però ragazzi è l'aglio pazzesco che ci fanno la pasta all'aglione. Conoscete, no? Bella, abbondante, guarda qua così. Allora, mo subito gioco so te. Ah, ma dove compro? Ah, oh, che ne so io? Io ti posso dire una cosa, non devi utilizzare per forza l'aglione della Val di Chiana, ce l'ho, lo uso, ma tu usa un aglio buono, uno nella tua regione, ogni regione d'Italia c'ha l'aglio, compra quello, non fa fare chilometri a staglio, non gli fa fare il giro del mondo, dalla Cina, da sa dove, quindi guarda l'origine sempre, leggiamo le etichette, ok? Appena si ammorbidisce piegala leggermente senza spezzarla, la pasta è delicata, va idratata. Tu gli dai il tempo di ammorbidirsi un pochettino, perché se fai il violento, in cucina non si è violenti, si è delicati, si è appassionati, devi essere innamorato. Tu sei innamorato? Io tanto, sempre, tutti i giorni mi innamoro. Dei pomodori, dei broccoli, non capi male. Oh, e fammi emozionare. Senti, metto un po' di... Io sai di cosa mi innamoro? Di ogni giorno, mi dici perché Max c'è tutta questa vitalità così? Io mi innamoro sempre delle nuove cose, mi piace fare nuove cose ogni giorno, quindi questo è è la mia droga, la mia botta, la mia puntura di adrenalina, io, capito? Ogni volta cose nuove. E in quell'acqua dove ci sta la pasta ci mettiamo i nostri broccoli, vedi? Broccolo romano e broccolo siciliano. Oh regà, mi raccomando, non litigate, Ma tutti e due 12 minuti di cottura? Ma sì, ti ho detto, qui in questo caso, cara camera woman e cari amici miei che mi seguite, non c'è il problema di avere il prodotto cotto alla perfezione. Anzi, vi dico una cosa, se si spappola è pure meglio, vi ho detto, fammi la cremetta è più buona, diventa più gustosa. L'importante senza coperchio, perché cosa fa? Fa un gioco brutto, vizioso. Chiude il coperchio, qui circola il fumo e diventa tutto molto ossidato, molto scuro. Invece così rimangono sempre belle colorate. Acqua bollente, piena ebollizione, col sale, perché nella pasta ci sta il sale, ci ho messo anche nell'acqua, e quindi manteniamo il colore bellissimo così. Camera woman, guarda cosa sta gonfia staglio. Profumatissimo. Se vi piace anche un cipollotto, io ce lo metto. Lo sapete ragazzi, sono un amante di sta robetta. Così, sottile, sottile, sottile. E che vuoi più? Ancora. Un goccetto d'acqua di cottura, perché io da quella volta non ho fatto più l'amore. Poi, pomodorini, mi chiedete sempre, che pomodoro devo usare? Perché usi quello? Perché usi quell'altro? Ve lo dico adesso e mai più. D'inverno si usa il pomodoro in barattolo, il pelato, una passata, quello volete. L'unica alternativa al pomodoro fresco che voi comprate, il datterino, il ciliegino in pieno inverno, è questo, brutto, con un po' di rughette, sembra un vecchietto, c'è presente? Così, Invece questo è il pomodoro migliore, che vedete, faccio vedere una cosa. Questo pomodoro guarda quando è stato raccolto, il 18 luglio del 2024, poi vengono appesi e si asciugano in un modo naturale. Oggi è 31 gennaio 2025, quindi quanti mesi sono passati? 6 mesi all'incirca. E questo è così, mantenuto così. Guardate com'è, è con una corda, tutto quanto intrecciato, come se fosse un aglio, guardate, quindi come faccio, sembra come un burattino. Questo viene leggermente... Sotto c'è un po' di paglia. Sotto c'è un po' di paglia, così quando cascano quei pomodorini qua sotto li potete raccogliere. Vedete? Cascano e quelli che cascano li raccogliamo. E poi, mano a mano che consumiamo il pomodoro qua sotto, noi facciamo un nodino e lo tiriamo ancora più su. Vedete? Con questo stecchetto di legno. E è bello da vedere. Buono da morire, facile da conservare, non lo dovete mettere in frigo, manco un po' di spazio in frigo, ma che volete più? Dai, Sciacquiamo un pochettino, sono polverati. Questi quando li mettono ad asciugare, immaginate questi colori, questi soffetti o questi stand pieni di pomodori attaccati. Prima che li confezioni li metto dentro a quelle scatolette. Sono colori a non finire. Vedete quella forma? C'è questo pisellino, chiamiamolo così. Il piccatellista c'ha la puntina appena accennata, questo ce l'ha proprio bello lungo ragazzi. E la sua particolarità, guardate com'è, è molto allungata la parte finale. Ecco qui, vediamo il verde.
Guardate dentro com'è, è molto asciutto, ha un gusto leggermente più di carattere. Pane strofinato con questo ti senti male. Poi dipende da te, ce lo vuoi mettere? Non ce lo metti pure in bianco, sta pasta è buona, io ce l'ho e ce lo metto. Tu se vuoi ci vuoi mettere un pomodoro pelato schiacciato, ok? Perché? Perché ragazzi i prodotti vanno consumati nella loro stagionalità. Quindi dobbiamo cominciare a fare come facevano i vecchi. Mia madre non comprerà mai un pomodoro quando non è estate, perché non sa di niente. Costa caro, non si sa che hanno fatto, quanto quel calore hanno sprecato, quanto costano, ci sono certi prezzi allucinanti, 7 euro, 8 euro, 9 euro. E poi che cosa c'è? Sono tanti accosi, questi costano cari, è vero, ma sono belli concentrati. Guarda qua, vai. E mo schiattiamo così, vedi che sono belli asciutti, un calcio a questa, buoni, che profumo ragazzi, da sentirsi male, guarda, lo vedi già che bello. Abbassi il fuoco, così, belli, così non bruciamo niente. E mo, la proteina ce la mettiamo. Baccalà, un bel filetto di baccalà. Allora, ormai il baccalà lo vendono dentro al supermercato, al negozio già ammollato, quindi non c'è bisogno che tu lo devi ammollare. Questo è un filettino di pesce di baccalà piccolino, guardate il filetto basso, non è di quelli di pregiatissimi. Il baccalà per pregio come va? Come si vede la qualità del baccalà? Dall'altezza del filetto. Questo qua è un filetto di baccalà economico, ok? Perché è basso, ma economico che vuol dire? È una piccola taglia, è come lo scampo e lo scampo. Sempre buono è, però quello più grosso costa di più. Questa è la pezzatura adatta per usarlo per fare una pasta, è la pezzatura giusta, di qualità ma economica perché è più piccolino, ok? Io adesso tolgo le spine stanno qui, la parte della pancia, vedete? Vado col coltello in questa maniera, divido il filetto, poi sento dove sono le spine e tolgo questa parte centrale e qui ci sono le spine, perfetto? E adesso questi pezzetti, questo baccalà, sentite sempre con le mani, col dito, vedi come faccio così, sento che ci sono le spine, lo tagliamo a pezzetti. Qualcuno mi dirà, ma che ci lasci la pelle? Tu continua a mangiare le pillole di omega 3 e la pelle del pesce a butti, continua a fare così, non ci hai capito niente. La più grande quantità di omega 3 proprio sta sulla parte della pelle dei pesci, quindi mangiate tutto, è tutto buono, ok? Questo l'ho comprato sottovuoto, già mollato. Però nessuno toglie, se volete ancora di più risparmiare, comprarlo da ammollare. Lo vendono in quei bei banchi del mercato, a Roma ci stanno, dove vendono quello che vende il baccalà. Quindi ci sono banchi in giro dell'Italia o delle gastronomie che vendono il baccalà da ammollare. Te lo compri, costa ancora di meno, 15-16 euro al chilo e diventa il doppio, perché la cosa figa è che una volta ammollato il baccalà diventa il doppio, quindi con tu 15 euro hai comprato 2 kg di baccalà. Di queste ricette, piatti unici che ci sta tutto, qua dentro è pieno. E ci sta pure il QR code, ma non posso toccare, lo spacco tutto. Dove inquadri e ti vai sul video della ricetta, quindi oltre a legge e vedi. Bella, guardate qua. Che profumo ragazzi, che profumo. Io comincio a tirare fuori la roba, pasta, spaghettone, guardate, via, bello spesso, quasi un bucatino, vedi come si rompe, guarda. Raccolgo tutti i broccoli, vedete? Via, così, guardate che meraviglia. Boh, piano, dammi una bella girata, mazza di spaghettone, che mi sto a fare. Acqua di cottura, aiutatemi, senti l'umore, se sta attaccato e tu ci metti invece l'acqua. Non ho messo sale, ci avete fatto caso, non ho messo sale, perché devo sentire se il baccalà è abbastanza saporito. Un po' di peperoncino, tanto Mario non ci sta adesso, via così. Mazza, fammi un po' assaggiare.
Mare puro. Buono. Mazza è buono. E aspetta, c'ho pure lo zenzero. Ci metterò un pezzetto di zenzero, così. Me l'ho dimenticato. Che dà una botta di fresco. Lo zenzero potete aggiungerlo sia prima, durante, quando mettete l'aglio e la cipolla, o se no anche dopo, che così dà un tocco di freschezza. E del sound of love, vediamo. Mamma mia. Senti che bello, eh? Ah, che sound, ragazzi, guardate che pasta. Che profumo! Il profumo delle zenzero è pazzesco. Immaginate adesso st'unione dei broccoli, dello zenzero, del baccalà, di tutta questa robetta pazzesca. Non ci ho messo formaggio. Guardate qua che bello, quei pezzettoni belli grossi del baccalà. Un goccetto di extravergine oliva, un altro pochetto, tanto questo qua è buono, dei fratelli Rigari, Oh, però un goccetto di non se lo famo, e qua, il vino va bene, poco, fa bene. E l'ultimo bicchiere di Max Mariola, bisogna comprarti, bisogna farsi fare. È ritornato, e Clotilde mi ha mandato il regalo, il non filtrato, di Valdellopo, guardate che meraviglia, spettacolare, vedete che bello. C'è la posa, mi ricordo come vi dicevo, il vino che faceva mio padre una volta. Hai sentito il rumore? Guarda mo'. Spettacolo. Guardate questo spaghettone per bello spesso. Pezzo di baccalà. Allora, quando sta a fare sta pasta, aspetta. E sei guardato fino alla fine, fino a quando bevete il vino siete nostri. Quindi iscriviti al canale. Là, tac, iscriviti. Adesso schiaccia. Quando sta a fare sta pasta pensavo, forse ci metto un po' di pecorino, perché noi romani siamo fissati, pecorino e guanciale per tutto. E invece ragazzi, è pazzesca così. Guarda qua, guarda che è venuto. Guarda che crema, guarda. Che meraviglia. Guarda che bella, guarda che spettacolo. Col baccalà, coi broccoli, con due pomodorini fatti bene. La nostra cucina italiana è questa, semplicità assoluta, ma basata su certi ingredienti pazzeschi. Ci hanno messo l'aglione, ci hanno messo sto baccalà, sta pasta buona, trafilata bene, bella ruvida. E sul zenzero ci sta la paura. Ragazzi, se volete altre ricette così, piatti unici e ci sta tutto, lo sapete, sto a disposizione. Mettete nei commenti. Un abbraccio a tutti e un bacio. The Sound of Love.